Un anno fa vi ho proposto il video iPhone 10 nel 2021, ha senso oppure no? Quel video ha sfondato qualsiasi mia aspettativa per quanto riguarda le visual e like. Oltre 4000 visual e di questo vi ringrazio molto. Mentre in questo video vi riproporrò lo stesso format, ma stavolta se ha senso nel 2022. Questo è l'iPhone 10 che c'era nello stand, ma vi censurerò il di fronte e quindi no spoiler. Non sto qua a raccontarvi come nell'ultimo video che tipo è durato 11 passa minuti, tipo quasi 12. La Madonna! Ma in questo video andrò molto spedito, vi dirò i punti principali di questo iPhone 10 e dopo se ha senso oppure no e cosa ha senso acquistare. Rilasciato nel 2017, primo iPhone senza tasto home e tutto schermo OLED, sempre a 60 Hz, bordi in acciaio, introduzione del Face ID, lo schermo è ancora una cosa di spettacolare, è un 5.8 pollici, non ho notato ancora l'effetto del burn-in, il Face ID va ancora benissimo, però ha tirato l'orecchia ad Apple che non ha introdotto la funzione dello sblocco con la mascherina. Questa limitazione la bypasso con l'Apple Watch, però se non avete l'Apple Watch da iPhone 11 in giù non potrete più sbloccare l'iPhone con la mascherina e capire Apple perché abbia fatto questa cosa. Per quanto riguarda i bordi sono in acciaio, non ho notato particolari segni di usura a parte dovute alle cadute che gli ho fatto fare a questo iPhone che nonostante tutto regge ancora bene. Unica pecca che tiene molto le ditate come il vetro posteriore che è una calamita, però con l'applicazione di una cover questo effetto si annulla. Dal punto di vista prestazionale se la cava ancora bene. Attualmente disponibile come aggiornamento iOS 15.6 e riceverà anche iOS 16. Se volete avere un recap generale delle novità, in alto a destra qui vi lascio il video su iOS 16. Quando avete finito di guardare questo video andatelo a vedere. iOS 15 amore e odio come sistema operativo perché ha limitato moltissimo i dispositivi dotati di un processore inferiore alla 12. Attualmente lui monta la 11 Bionic, ma con il fatto di iOS 15 come rinuncia cosa c'è? L'applicazione mappe e meteo ridisegnate graficamente, il riconoscimento del testo nelle immagini e nei video e dopo anche Siri offline. Voglio parlare direttamente a Apple con chi progetta il software dentro Cupertino. Allora, il riconoscimento del testo nelle immagini non c'è su iPhone 10, ok, benissimo. Però se vado su Telegram, apro un'immagine, posso selezionare il testo. Che adesso Apple non mi venga a dire ma non si può fare con l'iPhone 10 perché su Telegram va perfettamente tale quale un iPhone 10S e successivi. Lo provo continuamente su un iPhone 12 Pro ed è praticamente la stessa cosa e non dà problemi la soluzione di Telegram. Dal punto di vista batteria qui cade un po' l'asino perché comunque con iOS 15 Apple ha depotenziato di tanto la batteria. Io ho fatto il confronto con batteria nuova su iOS 14 e batteria nuova su iOS 15 e su iOS 14 riusciva a tirarmi avanti dalle 4 ore e mezza alle 5 ore e mezza, comunque una giornata riuscivo a farla, mentre con iOS 15 difficilmente arrivo a fine giornata, mi tocca alle 6 di sera a caricarlo e mi fa dalle 2 ore e mezza alle 4 ore e mezza, ma tirate. Dal punto di vista foto video se la cava ancora molto bene, dispone di una doppia cam da 12 megapixel, stabilizzate otticamente, possibilità di registrare video 4K a 60 fps, la seconda telecamera è per lo zoom fino a 10x. iPhone del 2017 che comunque dal comparto fotografico ci sa fare ancora. Però la pecca è durante le luci notturne. Non si riescono a tirare fuori dei scatti proprio bellissimi o alzi l'esposizione, ma poco altro puoi farci. In quel caso bisogna andare su iPhone 11 in poi. Ma arriviamo alle conclusioni di questo iPhone 10. Ha ancora senso nel 2022 acquistarlo? La mia risposta è no. Una mia sincera opinione, andate minimo su un iPhone 12, soprattutto dopo l'uscita dei 14 che i 12 di conseguenza si svaluteranno ancora di più, perché iPhone 12 è un telefono attualissimo, al design a mattonella dei vecchi iPhone 5, c'ha il 5G, ha il chip A14 che è un bel passo in avanti, già la 12 e la 13 l'hanno fatto ma la 14 porta ancora un passo in più. iPhone 10 può ancora rivelarsi un buon acquisto se ad esempio siete nuovi utenti tipo provenienti da Android e volete interfacciarvi ad iPhone senza spendere una vagonata di soldi. Questo iPhone 10 nuovo usato lo trovate 200 e 300 euro ed è ancora un valido acquisto in questo campo. Oppure per chi cerca un telefono secondario o un telefono muletto. Se ad esempio avete iPhone di ultima generazione, ma se volete sempre tenere nel cassetto un altro iPhone in caso vi si rompesse il vostro nuovo e volete usarlo in modo temporaneo, iPhone 10 può andare bene anche in quel caso. Oppure per chi ha una seconda SIM e lo vuole utilizzare come telefono secondario, anche se in realtà da iPhone 10S in poi ci sono le SIM elettroniche. Comunque spero che in questo video vi abbia chiarito un po' le idee su iPhone 10 nel 2022. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!